Eccoci ragazzi, ben ritrovati e un caloroso benvenuto per chi fosse nuovo. Iniziamo a esaminare le ultime novità su Rollercoin, partendo dalle crafting offers. Come già menzionato in precedenza, queste offerte non sono di solito convenienti. Tuttavia, con il nuovo sistema, è possibile trarne alcuni vantaggi che illustrerò. Non entreremo nei dettagli dei singoli minatori, poiché essi cambiano di volta in volta. Come possiamo notare, per costruire un nuovo minatore, oltre ai componenti standard, è ora richiesto anche un minatore specifico. Possiamo paragonare questa dinamica al concetto di rottamazione delle auto: si restituisce un minatore poco performante e se ne costruisce uno migliore. Esaminiamo ora il Toxifilter. Come si può osservare, richiede 8 roller arc e alcuni componenti. Il costo complessivo dei 30 componenti si aggira intorno a 1,77 roller token, mentre il costo degli 8 roller arc è di circa 1,03 roller token. Il costo totale della craft ammonta a 2,5 roller token, per un totale di 5,3 roller token. Come possiamo notare nel market, il Toxifilter è disponibile a un costo più o meno consueto e attualmente ci sono 20 vendita. Al di là del fatto che si tratti di un minatore non performante, l'obiettivo di questa discussione è comprendere quali possano essere i vantaggi. Pertanto, se siete interessati ai minatori proposti nelle flash sale, il momento migliore per acquistarli è quando vengono offerti. In questo caso, chi li ha in vendita è costretto a ridurre il prezzo se vuole venderli. Diversamente, per i minatori necessari al craft, come il roller arc o il nitromine, è un periodo favorevole per metterli in vendita, così come i componenti essenziali per il craft. Infatti notiamo che il suo prezzo di vendita è aumentato in questi giorni. Fortunatamente su Rollercoin ci sono utenti che non hanno la minima idea di quello che comprano. Un'altra novità è che domani ci sarà un nuovo Progression Event con un nuovo minatore. Si ritorna quindi allo stile dei classici Progression Event che offrono minatori diversi e qualcosa di nuovo. Domani ne analizzeremo la convenienza. In questi giorni si è verificato un aumento esponenziale degli utenti che hanno deciso di dedicarsi al mining dei Season Token, RST. Alcune criptovalute come RST, BNB, Matic e Solana non stanno rispettando il tempo di chiusura standard dei blocchi di 10 minuti. Ciò significa che Rollercoin rilascerà minori ricompense nell'arco della giornata. Il motivo per cui molti utenti hanno fatto questa transizione è dovuto al fatto che le coppe minatori presenti nello store sono ora mergiabili. Proviamo ora a stimarne un costo per valutarne la convenienza. È importante notare che si tratta di etici, poiché i Season Token ci vengono rilasciati mediamente. Confrontando 40 Season Token con 200 parti comuni, calcoliamo un costo di 0,011 roller token per Season Token. Di conseguenza, la Chap of Wisdom avrà un valore di 22 roller token. Come possiamo notare, rientra perfettamente nei range fino al livello Unreal. Ieri era disponibile anche nello store. Notiamo inoltre che il costo per il suo potenziamento è contenuto e conveniente. Sebbene non offra molti bonus, la sua potenza è notevole. I livelli meno pesanti sono il non comune e l'epico. Questo tipo di minatori sarà disponibile solo in questa stagione ed è molto ricercato dalle balene. Pertanto, anche per i piccoli utenti può essere una fonte di guadagno. Passiamo ora ad analizzare le altre due coppe e successivamente parleremo delle novità su Discord. Vediamo la Chap of Glory, il suo valore è di 55 roller token. Notiamo anche qui che già a livello raro è super performante, con oltre 10 peta di potenza e quasi un 5% di... Ci sto facendo un pensierino, occorreranno 20.000 Season Token e 71 roller token per ottenere queste prestazioni. Ricordo che il livello Uncommon, per tutti i minatori a eccezione del Crypto Combo, è un livello transitorio. Il meno performante e i minatori a questo livello si tengono solo in attesa di essere potenziati. Come notiamo, è il solito discorso anche per la Chap of Power. A livello non comune non è conveniente, sebbene rientri nel range. Il suo costo è stimato in 165 roller token, ovvero 15.000 Season Token. È vero che a livello non comune otterremmo 3 peta in più rispetto alla Chap of Glory, ma il suo costo sarebbe di 30.000 Season Token contro i 20.000 della Chap of Glory, e otterremmo la metà del bonus. Quindi, se devo scegliere tra una Chap of Power non comune o una Chap of Glory rara, sceglierei sicuramente la seconda. Questa modifica di essere mergiabili è stata fatta per invogliare gli utenti a minare i Season Token anziché le cripto reali. Attualmente sto minando Bitcoin.
poiché è mia intenzione potenziare il minatore Satlux a livello epico nel caso vengano nuovamente riproposti. Tuttavia, le commissioni per depositare Bitcoin sono molto alte. Quindi, una volta raggiunta la soglia di 80,000 Satoshi, credo che domani valuterò cosa minare, e non escludo i Season Token. Più tardi, munito di calcolatrice, ne analizzerò la convenienza. Passiamo ora al discorso sul concorso emoji. Come potete vedere, ho vinto il concorso indovinando 18 minatori su 20, una bella soddisfazione personale. Non per vantarmi, ma credo di avere le competenze e di conoscere le caratteristiche della maggior parte dei minatori. Purtroppo, però, hanno cambiato le regole, ovvero, siamo stati troppo bravi. Invece di 10 vincitori, ce ne sono ora 25. Ci hanno quindi riproposto un compito più impegnativo, dovendo indovinare ulteriori 15 minatori. Il compito è veramente difficile poiché le emoji rappresentate sono spesso incomprensibili. Come possiamo vedere dalle reazioni di molti utenti, siamo un po' delusi. Cercherò comunque di fare del mio meglio e sono comunque tra i vincitori. Nel frattempo è uscita una nuova flash sale. Come detto in precedenza, verificate sempre il prezzo nel market. Coco Crab Shore e Sugar Melon sono ottimi minatori, quindi se non li avete, valutate le loro caratteristiche e se fanno al caso vostro. Direi che per oggi è tutto. Come sempre, se i contenuti ti sono piaciuti, ti chiedo un mi piace al video, poiché questo aiuta la crescita del canale. Grazie per la visione, ci ritroviamo in un prossimo video.